Si gira. Vado. Vai. Bentornati sul canale. È passato ormai un anno dall'ultima pubblicazione di un video. In questo anno ho trovato nuove collaborazioni, nuovi sponsor, quindi ho lavorato per portare il canale verso una crescita, nuove attrezzature, nuovi microfoni, nuove telecamere, nuovi supporti video, insomma tante cose che nei video successivi andremo a vedere. Per oggi ci occupiamo di un tema un po' particolare, che è quello dei viaggi, quello dei sistemi di navigazione, perché spesso e volentieri ci siamo trovati a dover utilizzare il cellulare come navigatore, quindi come fonte necessaria per capire dove stiamo andando, però comporta anche dei problemi, quelli del surriscaldamento magari nei periodi di luglio-agosto dove le temperature sono elevate, perché il telefono viene posto sotto stress, si stressa la batteria, il display è sempre acceso, il sole che lo riscalda, telefoni che vanno in protezione e quindi tutto quello che ne viene dietro. Come ho cercato una soluzione, come ho voluto trovare una soluzione? Installando un dispositivo Apple. Come ho pensato di risolvere il problema? Installando un nuovo dispositivo Apple CarPlay Android Auto. Grazie. Allora, ho scelto CarPuride, leader di settore nei dispositivi multimediali per moto. Nel mio caso ho scelto il V702B Pro perché sulla mia moto, essendo una BMW GS 2010, quindi una bialbero, non è dotata della manopola che va a regolare le varie funzioni del TFT, perché questa non ha un TFT. Quindi adesso lo apriamo e procediamo al montaggio. Non è niente di complicato, non ci vuole un'officina, non ci vuole un elettrauto, insomma è una cosa un po', diciamo, alla portata di tutti, ecco. Posso farlo io? Lo posso fare io? Va bene. Chi sei? Ciao, io sono Lidia, sono la compagna di Claudio. Adesso? E ora Ti sporchi le mani? Sì, sporchi le mani, dai, 4 viti, non ci vuole niente. Vi facciamo vedere com'è semplice. Ora apriamo, prendiamo il dispositivo e lo andiamo a montare. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Stendino. Eppure. Ora la prima cosa che facciamo è staccare il supporto per... Cretino. Ci siamo. Allora, a questo punto noi non dobbiamo fare altro che montare la staffa quadra per i telaietti della strumentazione. Però che cosa succede? Nel momento in cui montiamo questa staffa e ci rendiamo conto che la posizione del monitor ci va a coprire una parte della strumentazione e vogliamo magari alzarlo, non dobbiamo fare altro che andare a svitare le 4 vitine che ci sono qua dietro, aprire la parte posteriore dei contatti e smontando questa semplice vite noi andiamo a sganciare la staffa, la ruotiamo, quindi avremo un buon 2 cm, quasi 3 di innalzamento del monitor. Quindi adesso la In questo signorina caso vi fa vedere come noi si lo fa. vogliamo più alto perché sennò ci copre il contachilometri.
Alimentazione. All'interno della scatola trovate anche il suo cavo per l'alimentazione, nonostante il dispositivo che ho scelto, appunto il 702B Pro, ha un'alimentazione che permette anche di essere agganciato semplicemente al portanavigatore originale di BMW con i suoi contatti. Io non ho questo tipo di supporto, quindi che cosa faccio? Ho semplicemente acquistato un cavo BMW, lo trovate in concessionaria, lo trovate su internet, insomma. Il costo è anche irrisorio, intorno alla quindicina di euro. Questo cavo è dotato di 3 fili gialli, a me ne interessano solamente 2, quindi il positivo e il negativo. Io ho già saldato questo cavo all'interno di questa guaina termorestringente al positivo e negativo del filo originale, che è già dotato di fusibile di protezione, e non farò altro che agganciare lo spinotto al sottochiave. Quindi questo mi permetterà di fare in modo che nel momento in cui io accendo il quadro il dispositivo si accenderà in maniera autonoma, proprio perché c'è quel cavo che BMW ha già inserito di default, che permette di avere sotto chiave le varie strumentazioni che possono essere supporti di navigazione, portacellulari con le alimentazioni USB, prese USB da montare su telaietti piuttosto che sul manubrio a fianco alla strumentazione. Quindi non farò altro che andare ad agganciare il maschio e la femmina direttamente sotto lo spinotto del cruscotto, e poi porterò su il cavo che andrò a fermare con delle fascette di plastica. Quindi prima di andare a fissare il tutto controlliamo che lo spinotto di alimentazione porti corrente e che la saldatura dei fili sia stata fatta in maniera corretta. Accendiamo il quadro. Funziona. Eccoci qua. Ora? La staffa ce l'hai tu? Sì, mi presti le mani? Sì. Che non ce la posso fa tutto. È semplicissimo, ma ho semplicemente bisogno di qualcuno che mi dia una mano in questo senso. Al massimo chiamerete voi la moglie. Le viti? Procediamo? Sì. Staffa ce l'hai tu? Sì, ho bisogno che mi dia una Viti mano. ce l'hai tu? Ho tutto, ho anche la brugola per A fissarlo. posto. Andiamo. Allora, mi dico un secondo, grazie. Mi fa da assistente, eh? Vai. Non devi montare niente, che sennò dicono, l'ha fatto lui. Dillo. E comincia a passare le altre, grazie. No, voglio le altre. Così lo punto. E al centro? Vabbè, dopo prima di stringerlo in Lo maniera centriamo. definitiva. Sì, lo centriamo. Tieni. Ok. No, perché volevo vedere. Così sei più comodo. No, ero più comoda lo stesso, volevo vedere come cioè, quanto si avvitava. Ora centralo per piacere. Guida lui, perciò devo lasciare potere Vai, decisionale. monitor. Monitor? No, voglio prima agganciarle un Stringilo altro un po'. po'. Tieni. Non voglio esagerare con lo stringerle perché sennò poi per far agganciare il monitor. Vado? Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è riuscire a centrare esattamente i 4 buchi. Non vedo, lo giuro. Ma cosa ne dici di provare a metterti sulla moto per vedere se va bene l'altezza? Vediamo. Manubrio dritto. Questa è la mia altezza. Alzalo ancora. Alzalo ancora. Vai ancora un pochino. Buono. Io credo che questa sia la soluzione ideale, perché nel momento in cui noi ci troviamo davanti alla moto abbiamo innanzitutto la strumentazione che è completamente libera, non è per niente oscurata dal monitor, e avendo il monitor in posizione praticamente piatta, dritta davanti a noi, andiamo ad evitare che eventuali raggi del sole, qualora il monitor dovesse essere posizionato in maniera più inclinata, potrebbero andare a darci fastidio o a generare dei riflessi che andrebbero comunque a dare noia. Siamo sempre in tempo poi eventualmente per andare a cambiare il tipo di inclinazione qualora durante le prove ci rendiamo conto che forse è meglio metterlo un po' più inclinato.
Dunque, siccome con la brugola è veramente scomodo poter avvitare, ho deciso di utilizzare questa chiave a cricchetto. Bene, il montaggio è stato fatto, adesso rifissiamo tutto quanto, ma prima bisogna collegare il cavetto. Esatto, perché abbiamo dato un senso alla situazione, quindi abbiamo fissato in modo definitivo l'inclinazione sul telaietto, andiamo a collegare l'alimentazione e solo dopo andremo poi a fissare il filo in maniera corretta. Quindi in questo momento avvitiamo l'alimentazione al supporto, poi andiamo a fissare il tutto. A questo punto fascettine, una l'avevamo messa così giusto per mantenere il filo e quindi andiamo a fissare il tutto. Ovviamente Claudio ha posizionato il filo in modo tale che non dava fastidio nella parte posteriore del dispositivo. In questo momento le sto fissando in maniera abbastanza morbida per fare in modo da poter poi andare a tirare il filo e fare un lavoro che non sia una cozzaglia di roba, ma il filo segua il quanto più vicino al telaietto possibile. Mentre Claudio finisce di montare il filo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Bene, adesso finalmente il filo è stato fissato, andiamo a rimontare tutto quanto il cupolino. Temporaneamente andiamo a stringere. A posto. Ci siamo. Concluso il montaggio. Ovviamente la parte elettrica doveva per forza occuparsene Claudio. Prova del 9. Prova del 9, dobbiamo accendere il quadro. Vediamo se hai fatto un buon lavoro. Proviamo, vediamo un po'. Voilà! Ce l'abbiamo fatta! L'ho potuto fare io, potete farlo sicuramente anche voi. Dunque, Carpuride è molto semplice da montare. Vi faremo vedere com'è andarci in giro. Collegamenti, Bluetooth. Tutto ciò che c'è da farvi vedere, poi parlerà Claudio, è meglio. Allora, per voi è passato solo qualche secondo, per noi è passato qualche giorno in più perché avevamo intenzione di fare un piccolo test su strada per farvi vedere, insomma, all'atto pratico un po' come funziona, come si comporta durante la navigazione. Per fortuna è uscito qualche accenno di sole, quindi adesso che cosa facciamo? Prendiamo il telefono e partiamo con accoppiare il dispositivo con il telefono via Bluetooth. Quindi andiamo nelle impostazioni di sistema del Carpuride e andiamo nella sezione Bluetooth e andiamo a cercare il nostro telefono, mentre nel telefono facciamo partire la stessa cosa, quindi la ricerca dei dispositivi Bluetooth disponibili. Abbiamo trovato quindi sul nostro telefono il Carpuride, lo andiamo a cliccare e abbiamo la stessa password. È la stessa password, confermiamo. Vuoi consentire i contatti? Li consentiamo. Connetti il CarPlay. Ecco fatto. A questo punto, ogni volta che accenderemo il CarPlay, il nostro telefono tramite Bluetooth si collegherà in automatico. Adesso che cosa facciamo? Facciamo un test rapido, magari facciamo un'oretta di viaggio, impostiamo una destinazione a caso, abbiamo la batteria attualmente al 99% del telefono, questo ci servirà per capire effettivamente quello che è il consumo del dispositivo e quindi nulla, che facciamo? Partiamo. Ci siamo. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo
in navigazione, Google Map, e abbiamo già la mappa davanti a noi, quindi possiamo andare a cercare un indirizzo casuale, che ne so, per esempio nel frattempo sono con i guanti, insomma il dispositivo funziona anche in questo modo. Cerchiamo ad esempio Golferenzo, un paese qui vicino, un piccolo borgo medievale. Golferenzo, eccolo qua. La ricerca è stata avviata. Quale tipo di itinerario scegliere? Ci diamo quello consigliato per il momento, giusto perché vogliamo fare un breve test. Sono 54 minuti, vediamo come si comporta. Avvio. Dove sei? Qui, Qui dove? qui ti aspetto, Ah. fai il giro che ti recupero. Dai, salta su. Girati. Amore, non ti conviene fermarti là? Arrivo. Allora, le indicazioni bene o male sono come quelle di un comunissimo CarPlay della macchina, quindi abbiamo la possibilità di vedere quella che è la velocità della strada che stiamo percorrendo, a quanto stiamo andando. In blu vediamo il percorso che dobbiamo seguire, abbiamo orario di arrivo, minuti mancanti di viaggio e chilometri mancanti di viaggio. In alto a sinistra, come al solito, ci sono sempre le solite indicazioni delle svolte. Insomma, niente di diverso da quando si utilizza Google Maps direttamente sul cellulare. In tutto questo stiamo testando anche i nuovi dispositivi di ripresa, quindi stiamo testando Insta360 X4, stiamo testando Insta360 Ace 2 Pro e nel frattempo abbiamo anche i microfoni DJI Mic Mini, che sono quelli che ci accompagneranno nei prossimi video sia dinamici, quindi video in movimento in moto, sia per quelli che saranno video di recensioni e manutenzioni, insomma tutto quello che verrà prodotto in seguito sul canale. Piccolo cambio di programma, adesso abbiamo deciso di cambiare percorso perché il meteo pare che non è dalla nostra parte, la direzione che vogliamo intraprendere pare che sia più scuro del previsto. E non vogliamo prendere acqua No, assolutamente no. e non vogliamo neanche allontanarci troppo da casa. Esatto. Dobbiamo cambiare per forza itinerario. Quindi cambiamo itinerario, molto semplice, facciamo esci e indietro. A questo punto la navigazione si è interrotta. In base a quello che vogliamo fare, di nuovo andiamo a fare una ricerca, tastiera, e mettiamo, che ne so, San Colombano al Lambro, e facciamo partire
la navigazione. Facile? Difficile? Assolutamente no. È alla portata di tutti? Decisamente sì. Dai, allora Caspita. partiamo. Pronti, partenza via. Ogni volta che spegniamo e riaccendiamo la moto, farà tutto da solo, quindi il navigatore ripartirà dal punto in cui si era fermato, dal punto in cui abbiamo deciso di riavviare la moto, quindi magari è capace, come in questo caso, che il monitor si spegne, si riaccende, giustamente perché è una questione di corrente, no? Quindi partiamo. Possiamo vedere sempre la segnalazione degli autovelox, quindi esattamente come Google Map quando viene utilizzato sul telefono. Il mirroring non fa altro che fare la stessa cosa, quindi il navigatore viene assorbito in tutte quelle che sono le sue funzioni. Lo stesso vale per altri navigatori come Waze, altri navigatori come Osman, ad esempio, se siete appassionati di percorsi in fuoristrada, se volete impostarvi delle tracce GPX, quindi di percorsi ad anello, percorsi insomma che preferite fare voi seguendo determinate tappe, la stessa cosa la potete fare installando queste applicazioni sul vostro dispositivo, che poi vi verranno trasmesse direttamente nel CarPlay nel momento in cui accendete la moto e scegliete quale delle applicazioni voler utilizzare. Noi nel nostro caso non abbiamo grandi esigenze, preferiamo utilizzare Google Maps e di conseguenza andiamo avanti così. Io da zavorrina volevo aggiungere che si legge tutto, addirittura l'ora, vedo tutto, tutte le informazioni di cui ho bisogno, Anche la velocità, vedo tutto. quindi se stiamo esagerando, Partono i pugni sulla schiena. Certo. Turu, 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 turu. Sì, è curiosa, mi stava guardando. Che cavolo c'hai in mano? Ciao! un'altra delle cose che ci tengo a far capire è quella che il riflesso che magari adesso vedete dalla videocamera non è un riflesso fedele, perché comunque noi abbiamo un'inquadratura adesso che è di taglio, ma nel momento in cui noi andiamo a piazzare la telecamera proprio frontale a noi, davanti al casco, in mezzo agli occhi, i riflessi sono pressoché inutili, perché ho cercato di dare un'inclinazione il più dritta possibile e non inclinata, perché inclinandola giustamente noi andiamo a riflettere quelle che sono le luci del cielo, nuvole e quant'altro. In questo caso proviamo a sbagliare strada, quindi adesso il navigatore ci dice di girare a destra, noi invece proviamo ad andare dritto, vediamo che cosa succede. Beh, è stato pressoché istantaneo il ricalcolo del percorso, esattamente come vale per il telefono, niente di più e niente di meno.
Quindi, conclusione finale? Conclusione finale, funziona, che è la prima cosa, dato che l'ho montato io. Semplice da montare, semplice da usare, funzionare funziona, il suo dovere lo fa, ti dice dove devi andare, se sbagli strada ti corregge pure, non mi pare che ci sia altro da aggiungere, no? Direi che non manca niente. Che dire, è possibile acquistare. Claudio per voi ha riservato uno sconto mettendo il codice Claudio 30, tutto maiuscolo, lo trovate scritto sotto sovraimpressione. Lo sconto vale su qualsiasi tipo di prodotto volete utilizzare, quindi dal V702 Pro al V702 BS, quelli tutti dedicati per i BMW con la manopola, insomma per tutte le tipologie di moto, da Kawasaki, BMW, Ducati, Suzuki, insomma per moto stradali, sportive, naked. tutto, Esatto. tutto ragazzi, tutto. È possibile acquistare tutto ciò che vi serve e lo sconto non è solamente su un dispositivo, ma su tutto ciò che acquistate, dunque direi che caspita, Ne vale la conviene pena. anche, decisamente. Niente, qui dal castello di Chignolo Po, giusto una panoramica della pianura padana che ci contorna. Vi rinviamo l'invito ad iscrivervi al canale, Assolutamente sì, attivate la campanella, mi raccomando. se non si sono ancora iscritti. Madonna mia, non ve lo posso dire, ci censurano. Dai ragazzi, grazie di tutto, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima.